Ciao Morena, la capsula del tempo che stai cercando è sotto l'albero di nocciole, vicino al ruscello. Segui le mie indicazioni. Svolta leggermente a sinistra. Prosegui dritto. Tra 3 metri svolta a sinistra. Prosegui in questa direzione per 8 metri. Supera altri 2 alberi. Sei giunta a destinazione. Ciao, mi chiamo Ludovica, ho 13 anni, vivo nel sud Italia e amo il nostro pianeta. A scuola ci è stato affidato un compito speciale, lasciare un messaggio in forma cartacea o digitale ai teenagers del futuro. Ognuno di questi sarà conservato in una capsula del tempo che verrà aperta tra 30 anni. Ho deciso di incentrare il mio su qualcosa che mi sta particolarmente a cuore e che riguarda il mio futuro e il tuo presente, l'ambiente. E ne parlerò raccontandoti di una giornata che ha lasciato il segno. Il 15 marzo di quest'anno per molti studenti è stata la prima manifestazione di piazza, il primo sciopero, la prima rivendicazione. Io c'ero. Il riscaldamento e ogni forma di inquinamento, anche la nostra scuola risponde presente all'appello della prima giornata mondiale sul clima, che sta vedendo protagonisti milioni di ragazzi in oltre 1300 diverse località di tutto il mondo, scesi in piazza per sollecitare i governi ad agire contro il surriscaldamento climatico. Ascoltiamo i protagonisti. La minaccia del clima è probabilmente una delle principali cause di guerre e conflitti. Questo movimento di massa che Greta ha innescato è un contributo molto importante anche per la pace. Ci sentiamo parte di un fenomeno di portata internazionale che riunisce giovani e adulti di diverse nazioni per chiedere alla classe dirigente mondiale un impegno concreto per arginare l'innalzamento delle temperature. Dalle previsioni dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, per evitare di ritrovarci di fronte all'aumento di temperature contro il quale nessun intervento umano sarà più possibile, dobbiamo dimezzare le emissioni globali di CO2 entro il 2030 e azzerarle entro il 2050. Voi adulti non potete più ignorare la crisi del clima. Per la prima volta siamo di fronte a uno sciopero, senza bandiere o colori politici, perché vogliamo tutti la stessa cosa. Cosa proponete di fare per migliorare le cose? Dare almeno il 50% dei fondi destinati allo sviluppo militare ai centri di eccellenza universitaria per ricerca dei biomateriali e delle tecnologie green, oltre all'uso di packaging completamente riciclabile. Obbligo di spegnere le luci nei negozi e negli uffici chiusi.
Un programma di educazione sociale sia nelle scuole che nei comuni, con corsi di formazione e di divulgazione sulle pratiche ambientali, che indirizza un quotidiano più ecosostenibile, che cambi le nostre abitudini e che sensibilizzi sulle reali conseguenze di un atteggiamento scorretto. Basta plastica, automobili nei centri delle città, combustibili fossili, guerre ed armamenti bellici, energia nucleare, tagli forestali, sprechi alimentari ed energetici. Basta inciviltà, degrado, ricchezza nelle mani di pochi, banche e speculazioni. Miglioramento dei mezzi pubblici e agevolazione a chi non usa automobili ma biciclette. Meno tasse e più incentivi per le aziende che utilizzano fonti rinnovabili. Più tasse per chi va a carbone. Un grande merito va a lei, la giovanissima Greta Thunberg, già candidata al premio Nobel per la pace. L'attivista è diventata simbolo della lotta al cambiamento climatico da quando ha iniziato a protestare in solitaria davanti al Parlamento svedese il 20 agosto scorso. Da allora le sue parole sono state ascoltate e continuano ad esserlo, dando vita al Fridays for Future, un movimento che manifesta di fronte ai palazzi del potere sparsi per i 5 continenti. Ne citiamo alcune. Ho imparato che non sei mai troppo piccolo per fare la differenza e se alcuni ragazzi ottengono attenzione mediatica internazionale solo perché non vanno a scuola per protesta, immaginate cosa potremmo fare tutti insieme se solo lo volessimo veramente. A me importa della giustizia climatica e del pianeta. La civiltà viene sacrificata per dare la possibilità a una piccola cerchia di persone di continuare ad accumulare un'enorme quantità di profitti. Così facendo è la sofferenza di molti a garantire il benessere a pochi. Dite di amare i vostri figli sopra ogni cosa, ma gli state rubando il futuro proprio davanti ai loro occhi. Finché non vi concentrerete su cosa deve essere fatto, anziché su cosa sia politicamente meglio fare, non c'è alcuna speranza. Abbiamo certamente bisogno di speranza, ma l'unica cosa di cui abbiamo bisogno, più della speranza, è l'azione. Dobbiamo cambiare il sistema. Quello che vi stiamo chiedendo è di dare ascolto agli scienziati, di rispettare gli accordi di Parigi e di seguire il percorso tracciato dall'IPCC. Voi siete rimasti senza scuse e noi siamo rimasti senza più tempo. Ma in tema di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici, oltre a questi scioperi di risonanza planetaria, sarebbe utile ed oltremodo educativo promuovere anche dei momenti di raccolta dei rifiuti nel proprio territorio. Un gesto concreto che avrebbe un impatto anche mediatico se fatto contemporaneamente ovunque. E per fortuna più di qualcuno si sta già muovendo anche in questa direzione. In questo periodo inoltre sta spopolando una sfida social dal risvolto utile ed etico. Almeno 400.000 persone hanno già postato le loro foto dopo aver ripulito un angolo del pianeta.
pochissimi giorni fa la notizia che il Parlamento europeo ha approvato una nuova legge che vieta l'uso di articoli in plastica monouso come piatti, posate, cannucce entro il 2021. Qualcosa inizia a muoversi e se tu stai vivendo in un posto migliore di quello in cui vivo io oggi, allora le promesse fatte dai politici, dalle aziende e da tutti noi abitanti della Terra sono state mantenute. Io ci credo. Ciao! When they come